Ciao a tutti e benvenuti in questo video. In questo video tratteremo il morbo di Addison o l'ipoadrenocorticismo. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi qua sotto. In questo canale si parla delle patologie del cane e del gatto, quindi è molto utile per i proprietari di cane e gatto per capire meglio le patologie che possono colpire i vostri animali e è utile anche per gli studenti di medicina veterinaria se vogliono approfondire una tematica attraverso dei video. Ricordo sempre che se volete supportare il progetto mettete sempre mi piace al video. Partiamo subito con l'ipoadrenocorticismo o morbo di Addison. Ho parlato in un video precedente dell'iperadrenocorticismo, ovvero il contrario, quindi un'iperproduzione di cortisolo da parte delle ghiandole surrenali nel video che vi ho messo qua sopra e che vi metto in fondo al video. Oggi invece parliamo del contrario, di quando le ghiandole surrenali funzionano poco, quindi si instaura un ipoadrenocorticismo o morbo di Addison. In questo video cercherò di spiegarvi in modo semplice che cos'è, come funziona, che cosa provoca nel vostro cane. Partiamo subito con lo spiegare che la causa dell'ipofunzionalità delle ghiandole surrenali, della corticale delle ghiandole surrenali, ha una causa che si definisce idiopatica, non si sa esattamente che cosa causa questa diminuzione. Diciamo che all'esame autoptici e all'esame istopatologico si è visto fondamentalmente che la probabile causa è una causa autoimmune. Si è visto che c'è fibrosi, c'è una infiammazione linfoplasma cellulare, quindi si sospetta che la natura possa essere autoimmune della patologia. Può esistere anche una conseguenza all'uso per esempio dei farmaci che utilizziamo per contrastare l'iperadrenocorticismo come il mitotano o il trilostano, e si è visto anche a volte delle lesioni emorragiche come infarti emorragici. Come funziona la ghiandola surrenale? La ghiandola surrenale è formata fondamentalmente da due parti, la corticale e la midollare. La midollare produce degli ormoni come noradrenalina e adrenalina, la corticale produce invece diverse sostanze e le suddividiamo fondamentalmente in tre: ormoni sessuali, mineralcorticoidi, soprattutto l'aldosterone, che serve per regolarizzare, diciamo, il discorso elettrolitico, quindi sodio, potassio soprattutto, e serve per evitare fondamentalmente, il sodio e il potassio regolano fondamentalmente la volemia poi del sangue, come vedremo poi in questo video. E fondamentalmente poi abbiamo una terza parte che è quella che di solito colpisce quando abbiamo invece il morbo di Cushing, che produce fondamentalmente corticosteroidi. In questo caso nel morbo di Addison abbiamo la mancanza di produzione sia di mineralcorticoidi che di corticosteroidi, quindi mancano tutte e due queste sostanze. Di solito cosa vediamo nei cani colpiti dal morbo di Addison? Allora, prima di tutto spesso è una malattia bilaterale e spesso colpisce le femmine. È una patologia che colpisce tendenzialmente a un'età veramente varia, può colpire animali molto giovani fino ad animali chiaramente anziani, ed è una patologia che di solito ha comunque una corrispondenza, si è visto, genetica con alcune razze, come per esempio il Caude acqua portoghese, il Nova Scotia Duck Tolling Retriever, il Birded Collie, anche il Barbone, anche l'Alano. E fondamentalmente che cosa causa? Allora, la sintomatologia è molto spesso specifica. Di solito i proprietari cioè può confondere con dei problemi gastroenterici. Di solito soprattutto può dare vomito, diarrea, dimagrimento, anoressia e comportamentali come letargia, quindi animali che non sono sono letargici. Il problema spesso è che inizialmente abbiamo una diminuzione della produzione e quindi i segni clinici si manifestano in condizioni di stress, viaggi, cambiamenti, e quindi all'inizio i proprietari spesso, ma anche noi veterinari, potremmo confondere questa malattia con un problema gastroenterico.
quindi magari dopo un viaggio, dopo il cane vomita, diarrea e magari viene curato per un problema gastroenterico. Quando poi c'è la distruzione del 90% delle ghiandole, allora si manifesta l'ipodrenocorticismo. Che alterazioni abbiamo tendenzialmente a livello di esame del sangue? Abbiamo le alterazioni, come abbiamo detto, di sodio e potassio soprattutto. Diciamo che il campanello d'allarme spesso quando facciamo un esame del sangue è il rapporto sodio-potassio. Il rapporto sodio-potassio nella normalità deve essere superiore ai 27. Quando abbiamo un ipoadrenocorticismo il rapporto è inferiore a 27 perché abbiamo un'ipercalemia, cioè un aumento di potassio nel sangue, e un'iponatremia, ovvero un abbassamento del sodio nel sangue, perché fondamentalmente la non produzione di aldosterone fa sì che c'è una diminuzione del riassorbimento del sodio a livello renale e una diminuzione dell'escrezione del potassio a livello renale. Questo fa sì che si formi un'ipovolemia e ovviamente, se non curata, anche un'iperazotemia prerenale. Quindi abbiamo dei collassi, abbiamo comunque una situazione di shock. Infatti quando poi la patologia non viene controllata abbiamo quella che si definisce crisi addisoniana. Calcolate che poi l'ipercaliemia, cioè l'aumento del potassio nel sangue, ha un effetto anche sulla gittata cardiaca, fondamentalmente abbiamo delle aritmie e in fondo la ipercaliemia è da bradicardia. Quindi abbiamo delle alterazioni soprattutto elettrolitiche che ci fanno accendere diciamo il campanello d'allarme, quindi facciamo questo esame del sangue in questo cane, che non ci convince perché magari ha dei vomiti, ha delle diarree, e vediamo questo rapporto sodio-potassio sotto i 27 con un'ipercaliemia, un'iponatremia e anche il cloro basso. A quel punto, per poter fare diagnosi, ripeto, si può eseguire ovviamente l'elettrocardiogramma e vediamo ovviamente le alterazioni sul cuore, l'ecografia addominale, vediamo che le ghiandole surrenali sono più piccole della norma, e in fondo però la diagnosi si fa attraverso un test, il test di stimolazione ACTH, che ci permette di vedere che il cortisolo è basso, è più basso della norma. Calcolate che il cortisolo è un ormone che fondamentalmente è ciclico durante la giornata, tende ad aumentarsi in condizioni di stress, e quindi calcolare solo il cortisolo non ci aiuta per capire se il cane ha questo tipo di patologia. È chiaro che quando cominciamo ad avere rapporto sodio-potassio inferiore ai 27, il cane con della sintomatologia di vomito, diarrea, e abbiamo il test di stimolazione ACTH col cortisolo basso, è chiaro che abbiamo la diagnosi di ipodrenocorticismo. Il problema è che spesso non è così manifesto, quindi a volte non è così bello evidente, quindi c'è una difficoltà fondamentalmente nella diagnosi spesso di questa patologia. Come si cura? Allora, si cura diciamo sia in modo acuto, cioè quando abbiamo una crisi addisoniana dobbiamo andare a intervenire, quindi spesso vanno ricoverati, fluidoterapia con ringer lattato per andare a migliorare l'ipovolemia e tutte le alterazioni anche elettrolitiche, e poi si dà di solito due farmaci, uno è l'ossicorticosteroide pivolato e l'altro è il fluido idrocortisone acetato, che fondamentalmente servono per andare a contrastare poi la patologia cronica, cioè una volta diagnosticato questa patologia bisogna dare ovviamente un farmaco a vita per dare questi tipi di mineralcorticoidi e corticosteroidi in modo tale da non avere le crisi addisoniane, cioè il concetto è quello di riuscire a gestire la patologia senza avere la crisi addisoniana, che può provocare chiaramente shock ipovolemico e quindi morte del soggetto. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi metto qui in fondo, ripeto, il video invece sulla sindrome di Cushing, che è l'iperadrenocorticismo, quindi un'iperproduzione del cortisolo, e niente, ci vediamo al prossimo video, un saluto a tutti, alla prossima.